Salve a tutti e benvenuti alla quarta puntata del nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Iniziamo oggi un nuovo capitolo, quello dedicato agli anni 20, i roggenti anni 20, e vediamo in particolare in questo video i primi anni del decennio fino al 1922, che è l'anno di costituzione della MPPDA, la nuova grande e potente organizzazione dei produttori e dei distributori. Buon viaggio! Gli anni 20 sono anni di grande effervescenza in campo sia economico che sociale. Tutti si improvvisano imprenditori, tutti credono che arricchirsi sia facile, tutti giocano in borsa. L'economia del cinema sta diventando una delle più importanti degli Stati Uniti. Pensate che come fatturato viene subito dopo quella del petrolio e dell'acciaio. Sono gli anni in cui si consolidano i sistemi organizzativi e produttivi, gli anni in cui nasce lo Star System, che è il cuore dello Studio System. Li vedremo entrambi tra poco. Soprattutto questi sono gli anni in cui si forma un vivaio di registi che saranno fondamentali per gli sviluppi futuri del cinema americano. Vediamone alcuni. Cecil B. DeMille, tra i fondatori della Paramount, è considerato una pietra miliare del cinema americano per la sua grande capacità di realizzare già negli anni 20 colossal epico-storici grandiosi. Josef von Sternberg, figlio di immigrati ebrei austriaci, che esordisce nel 1925 con I Cacciatori della Salvezza, ma che avrà una carriera entusiasmante soprattutto negli anni 30. John Ford, che attraverserà i decenni imponendosi come il re assoluto del genere western. Maurice Tourneur, un francese naturalizzato americano, specialista in opere avventurose come L'ultimo dei Moicani del 1920. King Vidor, che realizza capolavori come L'antimilitarista La grande parata del 1925 o La folla del 1928. Fred Niblo, che nel 1924 dirige il primo grandioso remake di Ben-Hur. James Cruz, che nel 1923 dirige I Pionieri, un western di grandissimo respiro e che sarà un paradigma per tutti i western successivi. Inoltre, in questo periodo iniziano la loro attività anche registi come Frank Borzage, che realizza delicati e teneri melodrammi di ambientazione modesta con personaggi in balia delle avversità della sorte, o Clarence Brown, che sarà uno dei registi preferiti di Greta Garbo, e infine Frank Capra, che esordisce nel 1926 dirigendo Harry Landon in La grande sparata. Oltre a questi registi ve ne sono anche altri che provengono dall'Europa, un'Europa ancora devastata dai danni di guerra, e arrivano in America attirati da migliori condizioni di lavoro e da compensi anche più alti, soprattutto quelli offerti da Adolf Zukor della Paramount. Fra i registi provenienti dall'Europa ci sono Erich von Stroheim, regista geniale ma incapace di assoggettarsi alle rigide leggi della produzione hollywoodiana e ben presto emarginato, poi Ernst Lubitsch, il creatore della commedia sofisticata, e Friedrich Murnau, prestigioso esponente dell'espressionismo tedesco ma anche lui incapace di rispettare i budget. Ma arriveranno in America anche l'ungherese Michael Curtiz, il danese Benjamin Christensen e gli svedesi Victor Sjöström e Maurizio Stiller, famoso quest'ultimo più che altro per aver portato in America Greta Garbo. Ma negli anni 20 si affermano anche le prime star dello schermo, molto più importanti dei registi. La prima star degna di questo nome è Mary Pickford, che si impone in ruoli di bambina e giovane ragazza e che il pubblico identificherà talmente con questi ruoli che quando tenterà più tardi di recitare in ruoli più adatti alla sua età, perderà del tutto la popolarità guadagnata. Un'altra attrice molto famosa negli anni 20 è anche Lillian Gish, scoperta da David Griffith, che l'aveva lanciata come protagonista di Nascita di una nazione, oppure ancora Gloria Swanson o Clara Bow. Ma la più famosa di tutte è senza dubbio Greta Garbo, dal fascino algido e fatale, la diva per eccellenza. La Garbo giunge in America insieme a Maurizio Stiller, che avrebbe dovuto essere il suo regista personale, ma appena sbarcata, i produttori della Metro-Goldwyn-Mayer li separano immediatamente e così le loro carriere si dividono quasi subito.
Tra gli attori invece non si può prescindere da Rodolfo Valentino, dal fascino un po' ambiguo che faceva impazzire le donne dell'epoca. Poi Douglas Fairbanks, famoso per i suoi ruoli avventurosi e la cui storia d'amore con Mary Pickford mandava in visibilio i giornali dell'epoca. E ancora Ramon Novarro che, insieme ad Antonio Moreno, avrebbero dovuto, nell'intenzione dei produttori della Paramount, rimpiazzare col loro fascino latino la fama di Rodolfo Valentino morto prematuramente. E ancora John Gilbert, Tom Mix e tanti altri. Sono tutti nomi ormai quasi del tutto dimenticati, ma che all'epoca erano indispensabili per decretare il successo di un film. Non per niente il loro nome campeggiava in grande evidenza sulle locandine, quello del regista era scritto molto più in piccolo. Insomma, questo è un periodo in cui Hollywood è graziata da una magica combinazione di soldi e di talenti. Ma vediamo adesso quali sono i film più importanti che escono in questo periodo. L'ultimo dei Moicani è un film del 1920 diretto e prodotto da Maurice Tourneur, tratto dal romanzo di avventura di James Cooper, che racconta la storia di due ragazze rapite dagli indiani, minacciate di morte per non volerne sposare il capo e difese da un membro della tribù a rischio della sua vita. Maurice Tourneur è un francese naturalizzato americano che era arrivato negli Stati Uniti nel 1913 come rappresentante commerciale di una casa di produzione francese, ma poi si era messo in proprio. Crea attorno a sé una squadra di collaboratori tutti di origine europea che si distingue nettamente rispetto alla media della produzione americana dell'epoca per una sua particolare sensibilità pittorica e architettonica che gli permette di realizzare opere sicuramente di elevata qualità, molto superiore, dicevo, rispetto ad altri di quel periodo, e riesce così a farsi apprezzare notevolmente dalla critica dell'epoca. Dello stesso anno è Tiro a segno, il primo cortometraggio comico scritto, diretto e interpretato da Buster Keaton. Buster Keaton è una figura fondamentale per il cinema americano degli anni '20. Insieme a Charlie Chaplin e a Stanley Olio è uno dei pochi geni comici che è rimasto nella memoria collettiva ed è passato alla storia. La sua comicità è caratterizzata da questi funambolismi e acrobazie continue che eseguiva personalmente, senza controfigura, con questo suo personaggio caratterizzato da questa maschera imperturbabile che attraversa tutti i disastri di questo mondo cercando di sopravvivere. Purtroppo questa sua comicità così fisica, così visiva, non riesce a sopravvivere all'avvento del sonoro e così nel 1929 girerà il suo ultimo film, Io e l'amore, e poi scomparirà completamente dagli schermi. Nel 1921 esce il film d'esordio di Rodolfo Valentino, I Quattro dell'Apocalisse, diretto da Rex Ingram. Narra la storia di due famiglie nate da un unico capostipite che durante la Prima Guerra Mondiale si ritrovano su fronti opposti e rimangono entrambe vittime della stessa distruzione. È un melodramma d'amore che consacra per sempre la fama di Rodolfo Valentino. Valentino è uno dei tanti immigrati che giunge in America nel 1913 da Castellaneta di Puglia e come tanti altri compaesani è costretto a inventarsi un mestiere. Lui faceva il ballerino a pagamento per vecchie signore, finché un giorno un suo amico lo convince a trasferirsi a Hollywood e tentare la strada del cinema. Qui gira una ventina di film in ruoli piuttosto secondari, finché viene notato da June Mathis, che era una sceneggiatrice che sta lavorando al progetto appunto dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse ed è convinta che il fascino latino di questo giovane ballerino che piace così tanto alle signore avrebbe potuto costituire un valore aggiunto per il film e così lo impone alla produzione e dà a Valentino l'occasione della vita.
Agli inizi degli anni '20, una serie di scandali come il divorzio di Mary Pickford e Douglas Fairbanks, la morte di un'attrice durante una festa in onore di Fatty Arbuckle, che gli distruggerà la carriera, e l'assassinio di un regista della Paramount compromettono l'immagine dorata di Hollywood come fabbrica dei sogni e la fanno apparire ora agli occhi dell'opinione pubblica più come una nuova Sodoma. A seguito di ciò si mobilitano le organizzazioni civili e religiose che attaccano la moralità del cinema e chiedono una legge federale sulla censura. Per correre al riparo e recuperare credibilità presso il pubblico, i produttori danno vita ad una nuova associazione di categoria, la Motion Picture Producer and Distributor Association, la MPPDA. Mettono a capo della nuova organizzazione William Hayes, un politico repubblicano di specchiata moralità e di fede presbiterana, con il compito di ripristinare l'immagine dell'industria del cinema. Hayes avvia un intenso lavoro di pubbliche relazioni e di promozione degli interessi dell'industria cinematografica in America e all'estero, ma soprattutto, allo scopo di prevenire la promulgazione di una legge federale sulla censura, avvia l'elaborazione di un documento di autocensura dei film, il Production Code, noto come Codice Hayes, che verrà pubblicato nel 1930 e resterà in vigore fino alla fine degli anni 60. Il problema della censura era un problema molto grave, e non tanto per motivi morali, quanto per motivi economici. Infatti la Corte Suprema aveva emesso una sentenza che non riconosceva al cinema lo status di mezzo di comunicazione e quindi non poteva accedere alle tutele del primo emendamento che difendeva la libertà di comunicazione. Era considerato una mera forma di intrattenimento, come il circo. Questo significa che ogni Stato poteva legiferare in modo diverso e limitare la circolazione di questo o quel film. Immaginate che problema poteva porsi quindi alla distribuzione di un film e che doveva tener conto di regolamenti diversi che variavano da Stato a Stato, addirittura da contea a contea. E quindi sorge l'idea di creare un codice di autoregolamentazione capace di prevenire l'irritazione dei gruppi religiosi o di impegno civile che avrebbero potuto fare pressioni sulle autorità locali e limitare la circolazione dei film. Viene così creato questo codice che resterà in vigore fino alla fine degli anni 60 e che darà ai film americani quella caratteristica un po' moralista che tutti noi conosciamo. E quindi non è affatto questione di moralità, ma solo di business. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video proseguiremo nel nostro viaggio nei ruggenti anni '20 e vedremo il periodo che va dal 1923 al 1926, in cui nascono alcuni dei più importanti studios che hanno fatto la storia del cinema. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale. Se avete osservazioni o commenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata.